Buongiorno, rieccoci con la rubrica mensile dove tengo traccia di tutti i miei investimenti passati e dei miei piani e progetti futuri. Come sempre condivido tutto questo con voi per avere una discussione costruttiva, quindi qui sotto nei commenti lasciatemi tutti i vostri feedback. E guerra, dal 24 febbraio non si parla d'altro e state tranquilli, in questo video andremo a dire un bel po' di cose. Perciò velocemente partiamo e per chi fosse la prima puntata di questa rubrica io raggruppo i miei investimenti per tipo e poi li snocciolo in ordine di peso, da quello dove ho investito meno capitale a quello dove ho investito più capitale, per poi fare un commento su cosa sta succedendo e andare a vedere tutti i progetti futuri. Perciò questo mese in ordine di peso abbiamo peer-to-peer lending, mercato cripto, mercati finanziari. Come sempre prima di partire ci tengo a specificare che io non sono un consulente finanziario, quindi prima di fare ogni spostamento fate le vostre opportune considerazioni. Io ci tengo solo a condividere quello che è il mio percorso. Poi in questo video vado molto spedito, però qui sotto in descrizione vi lascio una valanga di risorse e materiale aggiuntivo se volete approfondire. Ed oltretutto per molti servizi che menzionerò ci sono dei link bonus d'accesso, quindi andate sempre a dare un occhio in descrizione. La prima tipologia di investimento dove ho meno capitale sono le piattaforme di peer-to-peer lending. Per spiegarlo in modo semplice, qui si vanno a fare prestiti a persone o aziende e si ottiene in cambio un tasso di interesse. La prima piattaforma nella quale investo si chiama Bondora, nella quale ho questo capitale e nell'ultimo mese ho guadagnato 33,71 € di interessi. La seconda piattaforma nella quale investo si chiama EvenFi, ex Cryptalia, e nell'ultimo mese da qui ho guadagnato 22,49 € di interessi con questo capitale. Qui di entrambe le piattaforme trovate la recensione in descrizione, quindi se volete potete approfondire. Comunque dal peer-to-peer lending in totale nell'ultimo mese ho guadagnato 56,20 € di interesse ed in questo momento questa tipologia di investimenti pesa per il 4,4% del mio portafoglio. È rimasta invariata dallo scorso mese, ma l'obiettivo per fine anno è portarla verso il 7% o comunque tendere a 5% per poi aumentarla. Ora passiamo al mondo cripto che dopo il crollo di gennaio sul finire di febbraio sembra aver preso un'altra narrativa. Infatti con un piccolo rialzo ci può far pensare della narrativa Bitcoin uguale store of value, cercando di seguire la strada dell'oro dopo l'invasione. Come sappiamo, durante i periodi di tensione e le guerre, oro e materie prime di solito salgono di valore. Qui però dobbiamo stare attenti perché per Bitcoin non abbiamo nessuno storico che ci dice questo. Comunque partiamo con un riepilogo delle mie posizioni cripto dalle più piccole alle più ampie. Su Nexo, una piattaforma di SeFi, ho questo capitale e sto guadagnando questi interessi. Su Celsius, sempre in SeFi, ho questo capitale e gli interessi me li faccio pagare in Celsius. Ed infine su BlockFi ho questo capitale. Queste sono tutte piattaforme centralizzate che offrono un interesse sul deposito di cripto o stable, e se andate a vedere degli aggiornamenti precedenti su queste piattaforme, quando il mercato cripto era un attimo instabile, avevo molto più capitale. In ogni caso, per tutti gli approfondimenti e per il link bonus di accesso a queste piattaforme trovate tutto in descrizione. Ora, prima di passare all'aggiornamento del mio portafoglio cripto, ci tengo a specificare che se vi state approcciando alle criptovalute, la prima cosa che dovete andare ad approfondire è l'argomento sicurezza. Quindi come comprare e detenere criptovalute in sicurezza. Io ci ho fatto diversi video, ma penso che questa sia sempre la prima cosa da fare. Ed eccoci nuovamente, questo è un aggiornamento del mio attuale portafoglio cripto. Mi trovo in questa situazione perché l'anno scorso, approfittando del crollo di Bitcoin, avevo preso ottime posizioni che in questo momento sono ampiamente in profitto. Però qui ci tengo ad appuntare che, come vedete, sono investito in più di 30 progetti per un concetto di diversificazione. Ed oltretutto tutti i soldi che ho investito in questo mondo sono disposto a perderli. Questo ve lo dico perché state vedendo un portafoglio rischiosissimo e ampiamente speculativo, cosa che non è per nulla semplice da gestire, quindi vi consiglio di non copiarlo. E se proprio scalpitate per aggiungere criptovalute nel vostro portafoglio, vi consiglio di andare a vedere questo video, quella che secondo me è la migliore strategia per andare ad iniziare ad investire su questo particolare asset. Poi per chi fosse interessato a capire dove compro, dove detengo, quali sono gli exchange che uso e tutti i servizi relativi alle cripto, qui sotto in descrizione vi lascio un indice completo con tutti i servizi e anche i bonus per entrare all'interno di quei servizi. Dateci un occhio perché i bonus di accesso nel mondo delle criptovalute sono particolarmente ghiotti. Tirando le somme, in questo momento la parte del mio portafoglio cripto rappresenta il 34,8% del mio portafoglio investito, in contrazione di 5 punti percentuali rispetto allo scorso mese. Questo perché nel mondo dei mercati finanziari, come andremo a vedere, ho aggiunto capitale, mentre nel mondo delle criptovalute, come già vi dicevo negli scorsi video, non sto più aggiungendo capitale ma semplicemente utilizzando quello che già ho investito. Perciò mercati finanziari, e anche qui facciamo una bella carrellata di tutti quelli che sono i miei investimenti. Qui il portafoglio più piccolo che ho è su Moneyfarm e anche lo scorso mese è partito il bonifico mensile di 500 sterline, quindi sto continuando ad investirci, e ad ora il mio portafoglio si trova in questo stato in profitto di
180 e rotte sterline. Questo portafoglio segue l'andamento generale del mercato, quindi a causa degli ultimi sbalzi i profitti sono leggermente scesi. Io comunque continuo e persevero ad investire 500 sterline al mese per il lungo termine. Il secondo portafoglio in ordine di grandezza è su Nutmeg, un portafoglio che avevo aperto per il mio conto Lifetime ISA, che mi permetteva di investire con delle particolari convenzioni quando vivevo in Inghilterra. Questo portafoglio si trova in questo stato, in profitto di più di 3.000 sterline, dato che avevo iniziato ad investire a marzo in pieno Covid. Poi il terzo portafoglio in ordine di grandezza è su Trading212, dove quando ero residente UK ho creato un portafoglio ISA. Qui nell'ultimo mese ho venduto le azioni che avevo di Westrock, ho aggiunto un po' di capitale, ho comprato delle azioni di Berkshire e sto continuando il mio piano d'accumulo, dove dato il crollo del 24 febbraio ho fatto un ingresso raddoppiato. In tutto ho comprato 2.000 sterline di un ETF iShares sui mercati emergenti e 2.000 sterline di un ETF di Xtrackers che emula l'S&P 500. E come notate non mi preoccupa il prezzo e la situazione attuale, anzi ho fatto lo stesso medesimo ingresso a metà del mese, dopodiché il 24 febbraio ho fatto il raddoppio. Dimenticavo, su Trading212 oltre ad aver creato ho anche iniziato ad investire su una torta che è questa. Vi lascio il link in descrizione per andare ad approfondirla e poi vedrete che la approfondiremo durante questo mese. Questa funzione è veramente interessante, ne andremo a parlare. Infine passiamo al mio portafoglio più grande in assoluto, quello su Interactive Brokers, che se non fosse per l'invasione questo mese, secondo le mie stime, avrebbe dovuto sorpassare le 6 cifre. Così non è stato, ma amen, sono comunque contento perché sono riuscito a mediare a ribasso diverse posizioni e ad aggiungerne altre. Ho comprato delle azioni di Orpea, azienda che si occupa di case di riposo, questo perché uno scandalo ha fatto scendere l'azione in maniera illogica. Ho preso delle posizioni su Facebook, la prima l'avevo presa a $240, la seconda l'ho presa a 200 ed in questo momento mi trovo con un prezzo medio di 219, quindi bene. E poi ho sul mirino Alibaba che continua a scendere e sto per entrare con un'altra posizione. Ed oltre a tutto questo sto continuando il mio piano d'accumulo su 2 ETF, uno che replica l'indice MSCI World di Lyxor, uno invece sui mercati emergenti di iShares. Poi se volete dare un occhio al servizio Interactive Brokers, io qui sotto vi lascio il link. E tra l'altro da poco hanno lanciato la loro app per smartphone e dato che mi sto trovando bene vi consiglio di darci un occhio. E con questo abbiamo terminato i mercati finanziari che pesano sul mio portafoglio per un 60,8%, in guadagno di più di 3 punti percentuali a causa dell'introduzione di nuovo capitale. Ed ora è il momento che state bene o male aspettando tutti. Facciamo un paio di considerazioni di quel che sta succedendo nel mondo. Qui prima di tutto voglio aprire una breve parentesi. Fortuna vuole che il 24 febbraio, il giorno dell'annuncio dell'invasione, ho pubblicato un video sul business assurdo del balletto russo e per carità non aveva nulla a che vedere con la guerra. Purtroppo a causa del giorno ha fatto pochissime visualizzazioni e vi consiglio di andarlo a vedere perché secondo me è un bellissimo reportage di tutto il mondo, corrotto o meno, che sta dietro a uno spettacolo teatrale. Comunque, dato il giorno di pubblicazione, con tutti gli animi accesi, ho preso una valanga di insulti per questo video, come se volessi approfittare della news di questa guerra con un video che poi non ha nulla a che vedere. Perciò, per chi non lo sapesse, voglio spiegarvi come funziona la pubblicazione dei miei video. Non è che adesso sto registrando e tra 25 secondi il video è pubblicato. C'è prima un processo di editing, questo file va a mio fratello che lo sistema e dopodiché lo calendarizziamo e poi si pubblica in automatico. Non ci sono io dietro che schiaccio pubblica e si pubblica e aspetto e approfitto di qualche complotto della Russia che invade l'Ucraina per pubblicare un video di questo genere. Forse sono stato semplicemente un po' sciocco io a non pensare che in un momento del genere un video dove c'era scritto Russia non andasse pubblicato. Conoscendo questa piattaforma e parlando comunque a diverse persone, non mi azzarderei mai a giocare con le emozioni in un momento del genere. Quindi non so che cosa valga, ma scusatemi se ho calendarizzato quel video per quel giorno. Non avevo vagamente l'idea che venissero fuori questi commenti. Mentre per quel che riguarda la situazione non voglio parlare né di politica né di attualità perché sono entrambi mondi che non mi competono. Dico solo che è molto triste vedere quel che sta succedendo e io non posso nemmeno immaginare cosa provino le persone lì e per questo non mi azzardo a dare nessun tipo di giudizio e nemmeno ad emettere un suono. Mentre per quel che riguarda noi investitori, l'unica considerazione che cercherei di fare è cercare di capire se ci stiamo
avvicinando ai minimi. E la domanda che mi farei è questa: quanto è possibile che ci siano ancora altre notizie tragiche e negative che portino ancora più giù i prezzi? Se la risposta è la probabilità è alta, allora starei molto attento alle posizioni che sto prendendo per non farmi trovare impreparato quando sarà ora di continuare a mediare a ribasso. Mentre se si arriva ad un punto dove le notizie continuano ad essere sempre ripetitive sulla stessa cosa e non ci sono altri eventi o altre cose negative, allora inizierei a pensare che forse ha senso prendere qualche posizione in più. Però bisogna sempre stare attenti a quali potrebbero essere le evoluzioni di una situazione del genere. Poi se siete investitori e non speculatori o trader, starei molto attento ad andare a trattare titoli nell'occhio del ciclone, come per esempio tantissime aziende russe. Ora, come sempre, vi ricordo che tutto il portafoglio investito che avete appena visto è solo una parte del mio totale capitale. Oltre a tutto questo c'è, e a mio parere ci deve sempre essere, un fondo d'emergenza, della liquidità per continuare il piano d'accumulo e per ribilanciare il nostro portafoglio nel caso ci siano opportunità, oltre a tutte le attività che nel tempo ho creato e che comunque hanno un valore e mi danno quella che è la mia fonte di reddito attivo. Per quel che riguarda i progetti futuri, l'unica cosa che è cambiata dallo scorso mese è la città. In questo momento mi trovo a Barcellona e sto continuando ad allenarmi a padel. Ci sarà ancora molta strada da fare. Il prossimo mese state pronti perché dovrei partecipare a un evento molto figo a Dubai, quindi iscrivetevi, ditemi cosa ne pensate nei commenti. Vi ricordo che ho aperto un canale nuovo relativo allo sport dove parliamo di padel, ma di tante altre cose che vedrete stanno arrivando. Detto questo, buona fortuna a tutti e speriamo che questa situazione si risolva in un qualche modo, perché non è bello vedere le immagini che si vedono in questo periodo. Ciao a tutti ragazzi!